Se posso essere agile, Я думаю, что каждый тоже изменится. tu puoi essere agile. Вы можете измениться. Allora tutti possono essere agili. Каждый может измениться. Bravo! 92 minuti di applausi! Sono Dimitri Favre e questo è Agile Things, capitolo 5. Agile per tutti, agile ovunque. E sì allora! Proviamo a immaginare di costruire una casa, o progettare un'automobile a guida autonoma, o lanciare una campagna di marketing, oppure di realizzare un programma di formazione aziendale. E immaginiamo di volerlo fare in modo agile. A priori non avete nessuna buona ragione per scegliere di essere agili, ma vi siete convinti che sia la cosa giusta da fare. D'altra parte, se ha funzionato in un mondo così sfigato come quello del software, quello in cui storicamente i progetti arrivavano in ritardo, incompleti e di bassa qualità, come può non funzionare in cose più lineari? Nello scorso episodio ho provato a suggerire che esistano 4 ragioni per cui si decide che essere agili ha senso anche quando non si parla di software. Perché quello che facciamo ha comunque una componente digitale molto forte. Perché quello che facciamo è knowledge work e quindi agile ha senso a prescindere. Perché il resto dell'azienda sta diventando agile e noi chi siamo? Oppure perché va di moda, o se preferite la versione meno soft, perché ce lo chiede l'Europa, dove l'Europa è tipicamente il consiglio d'amministrazione o qualche dirigente. 4 ragioni per essere agili. Ad essere sinceri, non credo di aver mai detto che fossero buone ragioni, ma questo non è importante. L'importante è che abbiamo fatto la nostra scelta. Vogliamo costruire la casa agile? Bene, ma come facciamo? Come vi ho raccontato nel primo episodio, una mentalità agile, una mentalità agile è una miscela ben assortita di 6 elementi: centralità delle persone, collaborazione, esperimenti, feedback continuo, qualità e pensiero lean. Magari bastasse, non bastava neanche nel software e infatti nel manifesto hanno aggiunto i principi nei quali ci sono alcuni aspetti che spesso sono ignorati, ma senza i quali neanche il mondo del software sarebbe mai diventato agile. Una delle cose che spesso sento dire è che agile ci serve soprattutto per il quarto valore, rispondere al cambiamento più che seguire un piano. Ok, va bene, adattività, la soluzione ai problemi dell'uomo moderno. Quello che ci dimentichiamo troppo spesso di raccontare è come il mondo dello sviluppo software abbia raggiunto questo obiettivo. Si dà per scontato che, data l'intangibilità del software, cambiare le cose anche tardi nel ciclo di sviluppo sia facile a prescindere. La realtà è molto diversa, le cose non stanno affatto così. Per arrivare a questo risultato, la comunità degli sviluppatori ha dovuto dimenticare quello che pensava di sapere e incominciare a cambiare il proprio modo di lavorare. Quelli che non l'hanno fatto, e magari ne conoscete anche qualcuno, sono quelli che, quando gli chiedete una modifica, vi risponderanno che è un casino. E non è detto che sia colpa loro. Ora, ciò di cui parlo discende dalla lettura del combinato disposto, per dirla in legalese, dell'8º, del 9º e del 10º principio. 8. La continua attenzione all'eccellenza tecnica e alla buona progettazione esaltano l'agilità. Il mio preferito, il 9. La semplicità, l'arte di massimizzare la quantità di lavoro non svolto è essenziale. 10. Le architetture, i requisiti e la progettazione migliori emergono da team che si auto-organizzano. I team e le organizzazioni veramente agili hanno fatto leva sull'eccellenza tecnica, sviluppando modelli architetturali che possono essere modificati velocemente anche tardi, cambiando solo quello che serve, minimizzando le dipendenze inutili, minimizzando la quantità di codice scritto e implementando veramente solo ciò che serve. Solo un software scritto secondo la convinzione che tutto può cambiare può veramente cambiare anche a stadi avanzati nello sviluppo, altrimenti è solo rework lungo e tedioso di cui si lamentano gli utenti, gli sviluppatori, i tester, gli azionisti. Come dicevo prima, per raggiungere questo risultato gli sviluppatori software hanno dovuto cambiare il loro modo di lavorare. Non è più un problema di scegliere tra procedurale, molto anni 70, object oriented, molto anni 80-90, RAD e IDE complicate che fanno il lavoro al posto dei programmatori senza semplificare in realtà quasi nulla, ma anzi aprendo i cancelli dell'inferno e del debito tecnico. Gli sviluppatori agili scrivono sin dall'inizio software di qualità che potrà essere modificato e rilasciato velocemente. Torniamo all'esempio della casa, ma potremmo parlare di
libri da scrivere, di campagne di marketing, campagne di recruitment, eccetera. Possiamo costruire una casa in modo agile, accettando il cambiamento, anche tardi, pensando che l'unico modo di costruirla sia partire dalle fondamenta, passando per qualche pilastro, per poi arrivare al tetto, le pareti in mattoni, eccetera, in modo sequenziale, aspettando che ogni passaggio sia stato completato prima di passare al successivo? Secondo me no, non possiamo. Dobbiamo cambiare il nostro paradigma di come pensiamo al mondo delle costruzioni, a come si costruiscono le case. Quelli che per primi saranno in grado di immaginare un modello di costruzione delle case che possano essere modificate in corso d'opera, anche in stadi avanzati dello sviluppo nel rispetto delle norme edilizie, antisismiche, energetiche, ecco, quelli che ci riusciranno saranno i primi veri impresari edili agili. Saranno quelli che quando il futuro proprietario dirà che ha cambiato idea su dove mettere l'interruttore o la porta o la presa dell'antenna, diranno non c'è problema, si può fare. E per farlo non dovranno demolire una parete e ricostruirla da zero, perché i team agili non perdono tempo con la riscrittura, adeguano, evolvono, si adattano continuamente. Sul tema casa, ammetto, sono ignorante come un gibbone, quindi lancio la sfida ai miei amici ingegneri, architetti, costruttori, carpentieri, eccetera. Il punto chiave è che per essere agili bisogna essere disposti a cambiare il nostro modo di lavorare, così che sia veramente possibile abbracciare il cambiamento anche tardi a stadi avanzati dello sviluppo. Questa è la vera sfida delle organizzazioni agili e questa sfida è lungi dall'essere vinta. Cosa ne pensate? È davvero necessario cambiare il nostro modo di lavorare e mettere in discussione tutto ciò che pensiamo di sapere per diventare agili? Oppure ci basta adottare Scrum, Kanban e chi si è visto si è visto? Ma soprattutto, vale sempre la pena essere agili? Se vi va, ditemi cosa ne pensate nei commenti. Se vi è piaciuto questo episodio mettete un like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo la settimana prossima per parlare di requisiti agili, più o meno.